Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio. Oggi con questo video vi voglio parlare del nuovissimo Quad Cortex Mini che vediamo qui, al momento spento. Mini mica tanto, perché comunque è un bel mattone. Comunque, vi dicevo, questo nuovo prodotto è stato annunciato e rilasciato da Neural DSP proprio all'inizio di quest'anno, all'inizio del 2026, e si posiziona tra il Nano Cortex, ovvero il fratellino più piccolo in formato stomp, e il Quad Cortex, quello classico, quello grande, che invece è una pedaliera multieffetto composta da 11 pulsanti. Ecco, Quad Cortex Mini si posiziona esattamente a metà, ma attenzione, ha le stesse funzioni, la stessa potenza di calcolo, gli stessi effetti, gli stessi preset e quant'altro ha il fratello maggiore. Quindi la differenza che sta tra il Quad Cortex Mini e il Quad Cortex praticamente la potremmo sintetizzare semplicemente nel numero di foot switch e nelle dimensioni, anche se poi c'è qualche altra piccolezza, però diciamo che questo è quanto. Ora, non voglio dilungarmi sulle differenze che ci sono tra i vari prodotti, perché andrò a realizzare un video specifico in cui metterò a confronto proprio tutti e tre i prodotti Neural. In questo video invece ci focalizziamo sull'utilizzo del Quad Cortex Mini. Ma prima di iniziare io voglio ringraziare The Live Sound per avermi inviato il Quad Cortex Mini, quindi ho avuto modo di provarlo, ho avuto modo di testarlo e fare questa recensione che spero sia utile per tutti voi. Io naturalmente vi invito a fare un salto nel loro negozio fisico a Cavagnolo in provincia di Torino, oppure nel loro sito web www.thelivesound.com. Quindi innanzitutto parliamo subito delle dimensioni. Quad Cortex Mini, che non è proprio mini, perché potremmo anche metterlo a confronto con un classico pedalino Boss, giusto per farci un po' un'idea. In realtà non è proprio piccolo, perché leggevo in giro che qualcuno diceva che è grande come uno smartphone. Beh, insomma, grande come uno smartphone proprio no, anzi, per esempio potrei metterlo a confronto anche con un classico pedalino MXR, come potete vedere. Insomma, è un bel bisteccone. Sempre riguardo alle dimensioni, le dimensioni sono circa approssimate al centimetro, 23 centimetri di larghezza per 12 di profondità per 6,57 di spessore. Quindi, come potete vedere, insomma, ha il suo bel ingombro, diciamo. Di certo non vi sta nella tasca della custodia della chitarra, per capirci. Bene, anche il peso è di 1,5 kg, quindi 1,5 kg che faccio, lascio. Ecco, se pensiamo che il Quad Cortex, il fratello maggiore, è 1,95 kg, quindi praticamente 2 kg, la differenza tra i due è di mezzo chilo, quindi in realtà pesucchia ed è anche abbastanza generoso di dimensioni. Quindi come connessioni abbiamo l'input 1 dove possiamo collegare la nostra chitarra, abbiamo anche un FX Loop, infatti abbiamo qui in fondo un Send 1.2 e un Return 1.2. Questo significa che possiamo utilizzare un FX Loop di tipo stereo oppure due FX Loop di tipo mono, naturalmente munendoci del classico cavo ad Y. Abbiamo la possibilità di collegare un pedale di espressione esterno, mentre per le uscite abbiamo due uscite bilanciate di tipo Canon XLR, left e right, e altre due uscite Out 3 e Out 4 che sono sempre left e right e possono essere utilizzate ad esempio per collegarci una cassa spia o un altro impianto di riproduzione secondario. Abbiamo poi il MIDI in e il MIDI out through, che in questo caso si trovano in formato mini jack Type A, in questo caso. Poi abbiamo la presa USB di tipo C per collegarci al computer, per utilizzarlo come periferica audio, per gestirlo dall'editor Cortex Control del nostro computer, trasferire impulse response e quant'altro. Abbiamo il Capture Out, che serve appunto per quando vogliamo profilare i nostri amplificatori o i nostri pedalini, mentre abbiamo un altro ingresso, eccolo qui, che questo sarebbe l'ingresso Input 2 o Capture Input
input, ovvero dove facciamo rientrare il segnale. Poi abbiamo l'uscita cuffie, sempre mini jack stereo, e poi abbiamo questo ovviamente che è la presa per l'alimentazione, presa di alimentazione che è di tipo locked, praticamente ha una sicura. Sostanzialmente quando inseriamo il spinotto ruotiamo poi in senso orario e questo viene bloccato in modo da evitare un eventuale distacco della presa elettrica. E una cosa interessante, abbiamo questo pulsante di accensione e di spegnimento che è di tipo fisico, quindi ovviamente poi dalle impostazioni del quad cortex possiamo impostare se il quad cortex si deve accendere in automatico appena inseriamo l'energia elettrica, questo succede di default, oppure possiamo impostare che invece si debba premere il pulsante per l'accensione. Tutte cose che possono essere configurate dal Global Settings. Frontalmente abbiamo un ampio schermo touch LCD da 7 pollici che è esattamente lo stesso identico del quad cortex. Lo schermo è lo stesso, stesse dimensioni, stessi colori, stessa reattività. Abbiamo poi 4 foot switch encoder che possono essere ovviamente utilizzati per accendere e spegnere effetti, navigare con i preset, oppure anche essere ruotati per controllare ovviamente e regolare i vari parametri e i vari effetti. Qui di fianco abbiamo questi piccoli pulsanti più e meno che servono invece per alzare e abbassare il volume generale del quad cortex mini. Ebbene dunque eccoci qui, adesso l'ho appena acceso. Per chi conosce già il mondo di quad cortex si troverà a casa perché i preset, come vi dicevo, sono gli stessi ma anche il modo d'uso. Abbiamo quindi le canoniche 4 linee dove possiamo inserire effetti, gestire gli ingressi, gestire le uscite, che voglio ricordare possiamo gestire benissimo 4 ingressi separati, input 1, input 2, return 1 e return 2, e inviarli a 4 uscite separate, ad esempio out 1, out 2, out 3 e out 4. Quindi possiamo fare veramente tutto quello che facevamo prima con il quad cortex più grande, lo facciamo anche ora con il mini. Quindi ovviamente il nome del preset, Brit 203, di fianco abbiamo il numero del banco con il numero della locazione di memoria, quindi abbiamo 1A, abbiamo 1B, Brit Plexi 100 normal, abbiamo 1C, US Twin vibrato e 1D, Rolls Jets CH120. Quindi questi sono i 4 preset A, B, C e D che troviamo nel banco 1. Qui in alto a sinistra abbiamo tutte le informazioni che ci indicano che scena stiamo utilizzando, che modalità, quindi che pagina abbiamo selezionato. Tra un attimo ve lo spiego. Possiamo salvare il preset oppure con i 3 puntini che vediamo qua in alto a destra posso aprire questo menu dove posso creare dei nuovi preset, posso scambiare le scene, copiare le scene, configurare il MIDI, aggiungere il preset ai favoriti oppure cominciare una cattura, quindi creare un profilo di un amplificatore, di un pedalino, di un cabinet, di quel che voglio. Posso ovviamente gestire il tempo, controllare, quindi monitorare la CPU e poi naturalmente entrare nei settaggi globali che ovviamente servono per gestire tutte le informazioni utili a utilizzare il quad cortex mini. Quindi ripeto, è esattamente identico, pari a quad cortex. Aggiungo anche un'altra cosa, che possiamo, toccando il nome del preset, quindi Rolls Jets CH120, entrare in quello che viene chiamato directory. Qui per esempio possiamo visionare tutti i preset, le neural capture, gli impulse response, i plugin che abbiamo installato se li abbiamo acquistati e via dicendo. Per esempio su preset posso controllare quali sono i miei cloud presets, ovvero i preset che io ho caricato nel mio cloud. Sì, perché ve lo voglio ricordare, tutti i quad cortex, nano cortex e quad cortex mini si collegano tramite wireless al proprio account neural.
fare un account Neural è gratuito, non vi costa nulla, quindi quando dovete fare un backup, quando dovete magari salvare un preset o condividerlo con qualche vostro amico, si fa tutto tramite cloud, quindi non c'è bisogno di estrarre il preset, salvarlo nel computer, caricarlo in una chiavetta, portarlo dall'amico o inviarlo via email. Anzi, non è proprio possibile estrarre preset, estrarre impulse response, estrarre catture dai sistemi quad cortex. Tutto avviene nel cloud, quindi se tu sei un mio amico e magari abbiamo l'amicizia all'interno del Cortex Cloud, io posso inviarti i miei preset, posso inviarti le mie catture e tu le puoi inviare a me, oppure possiamo decidere di condividerle pubblicamente con tutti quanti. A tal proposito vi invito dunque ad andare sul Cortex Cloud, cercare RobyRox, troverete la mia pagina dove potrete scaricare i profili, le catture che ho realizzato gratuitamente e provarvele. Poi se vi piacciono potete scaricare i pacchetti completi direttamente dal mio sito robyrox.it. Ma tornando a noi, quindi non mi dilungo oltre, anche perché queste cose le ho spiegate abbondantemente nei vari tutorial che ho già fatto per Quad Cortex, quindi torno indietro ed eccoci qui nella schermata principale. Questa che vediamo qui è a tutti gli effetti la home e ci mostra il percorso del segnale, che in questo caso si vede da sinistra verso destra. Vediamo ora come creare un preset da zero, molto semplice, giusto per capire il funzionamento e per capire come gestire i vari effetti, come regolarli, come concatenarli tra loro. Bene, quindi cominciamo creandoci un nuovo preset, vado sui tre puntini in alto e scelgo la prima voce, Create New. Qui troverò questa visualizzazione, quindi un'unica linea che congiunge l'input dall'output, quindi la possiamo intendere come un cavo di giunzione tra l'ingresso e l'uscita. Come ingressi, come potete vedere, posso scegliere l'input 1, dove adesso ho collegato la mia chitarra, ma posso scegliere anche l'input 2, il return 1, return 2, oppure gli ingressi digitali USB. La stessa cosa dicasi per output, in questo caso multi-output significa che il segnale che giunge lì viene inviato simultaneamente alle uscite 1, 2, 3, 4 e anche via USB, ma posso selezionare delle uscite specifiche, per esempio solo l'uscita 1, solo l'uscita 3, solo il send 2 e via dicendo. In questo caso lasciamo pure così che va benissimo. Per prima cosa dunque mi inserisco un blocco amplificatore cliccando da qualche parte su questa linea, quindi amp. E qui abbiamo una selezione di modelli di amplificatori per chitarra, ce ne sono tantissimi, e modelli di amplificatori per basso. Attenzione, questi non sono profili, quindi non sono catture. Se vogliamo dei profili, se vogliamo utilizzare delle profiliazioni, dobbiamo andare sul menu dei profili, dove qui troviamo le Factory Captures V1, quindi quelle realizzate con la tecnologia V1, e troviamo anche Factory Captures V2, oltre ovviamente a My Capture, qualora avessimo fatto qualche cattura, qualche profilo nostro personale, lo troviamo qui dentro. Ma non complichiamo troppo le cose, di tutorial ne ho fatti fin troppi. Andiamo su amp, selezioniamoci un amplificatore che ci piace, ad esempio potrei scegliere qualcosa di pulito come un Fender, vediamo se lo trovo. Eccolo qui, US Twin Normal. Ebbene, in questo caso abbiamo inserito ovviamente solo la testata, dobbiamo inserirci anche un cabinet, quindi clicco qui di fianco, seleziono cabinet e posso scegliere tra cabinet per chitarra o cabinet per basso. Posso scegliere se li voglio mono o stereo, oppure potrei anche scegliere, perché no, di utilizzare dei miei impulse response ovviamente esterni. Per far questo ovviamente devo utilizzare il editor da PC, il Cortex Control, e importarli ovviamente una volta che il Cortex Mini è collegato tramite USB al computer. In questo caso mi va benissimo utilizzare, per questo esempio, le sue casse integrate, che tra l'altro sono anche molto buone. Ne scelgo un US, vediamo un po', eccolo qua, US Twin C12Q, benissimo, ed ecco che abbiamo per iniziare testata e cassa. Bene, ora il suono, come potete sentire, c'è, però è abbastanza secco, abbastanza asciutto. Possiamo metterci alla stessa stregua, ad esempio, un riverbero. In questo caso lo aggiungo alla fine, clicco qui e scelgo
categoria reverb e qui posso scegliere tra svariati riverberi, uno meglio dell'altro. Per esempio mi scelgo questo Nordic Concert Hall ed eccolo lì. Ovviamente ora posso entrare anche in fase di editing, quindi per modificare ad esempio un blocco amp mi basta cliccare sul blocco dell'amplificatore e qui abbiamo tutti i vari parametri: volume, bassi, medi, alti, bright. Questi parametri naturalmente cambiano in base al modello scelto, perché se per esempio invece di un Fender Twin scelgo un Soldano Slow 100 o un Friedman BE100, ovviamente i parametri cambiano in base al modello che abbiamo scelto. In questo caso per regolare i parametri è veramente molto semplice, perché posso muovermi, quindi selezionare il parametro che voglio modificare con il encoder di sinistra e poi modificare il parametro muovendo quello di destra. Oppure in maniera molto più semplice posso toccare il parametro che voglio modificare e poi ruotarlo. Posso anche semplicemente muovere il parametro muovendomi su e in giù col dito e posso inoltre anche inserire il valore manualmente, quindi tocco sul parametro che voglio modificare e imposto ad esempio un valore numericamente, quindi per esempio un 5,5, confermo ed ecco che ho gli alti a quel valore lì. Per chiudere questa schermata posso toccare in una parte qualsiasi dello schermo vuoto oppure confermare premendo qui. Alla stessa cosa entro nel cabinet, qui abbiamo il cabinet microfonato con due microfoni, non sono obbligato ad utilizzarli entrambi, posso spegnere un microfono e utilizzare solo l'altro o in questo caso utilizzarli insieme, quindi sono mixati. I tipi di microfoni li troviamo qui: Dynamic 57, Dynamic 421 e 414 che si rifanno ovviamente ai famosi SM57, MD421, l'HG C414 e via dicendo. Naturalmente bisogna avere un po' di confidenza con i vari modelli e conoscerli. Quindi per esempio Dynamic 57, Ribbon 160 sarebbe quindi uno Shure SM57 e un Beyer Dynamic M160. Posso dunque andare a posizionare il microfono più distante dal cono, quindi ad una distanza maggiore, o più vicino al cono. Posso regolarlo al centro del cono oppure spostarlo verso il bordo esterno del cono, quindi praticamente posso andare a posizionare il microfono dove preferisco. Lo posso anche in questo caso far così, oppure posso selezionare il parametro tipo distanza e regolarlo, ok, position, e regolarlo. Posso fare ovviamente come voglio, posso fare come prima anche andando semplicemente a digitare. Quindi facciamo in questo caso qualche regolazione veloce. Poi, come sono Mastasse, questo è un sistema professionale, possiamo invertire la fase di uno o di due microfoni e possiamo entrare anche in un equalizzatore di blocco cabinet. Quindi per esempio aggiungo un high cut, che naturalmente anche in questo caso lo possiamo regolare sia con il dito sia con l'encoder o sia digitando un valore. Per esempio adesso in questo caso gli dico che voglio un taglio sul 65 Hz, perfetto. Poi mi regola anche un low pass filter, quindi praticamente un taglio invece più alto, facciamo sulle 7005. Sia chiaro, questo è un equalizzatore semplicissimo: high pass filter, low pass filter. Ovviamente c'è il blocco EQ molto più approfondito con molti più parametri, c'è il parametric EQ, graphic EQ e via dicendo. Questo è un equalizzatore basic che serve appunto per filtrare, quindi togliere le alte e togliere le basse solamente del blocco cabinet.
Fatto questo, naturalmente confermiamo sempre con il pulsante in alto a destra e voilà. Possiamo, perché no, aggiungerci un leggerissimo compressore all'inizio, quindi tocco una parte libera, scelgo compressor e qui abbiamo vari tipi di compressore. Ad esempio, a me piace molto il Jewel, che sarebbe il classico Diamond compressor, quello giallo per capirci. Vado dentro e qui ovviamente ho tutti i parametri per questo effetto, quindi magari abbasso un po' il compressore, l'equalizzazione me la schiarisco un po', il volume poi vedo un attimo se modificarlo o meno, e il mix, quindi è un compressore in questo caso di tipo parallelo, lo abbasso in modo da lasciar passare parte del segnale dry non compresso, ed eccolo qua. Abbassiamo ancora un po' la compressione perché è tanta, magari il mix lo portiamo al 50 circa. Aumento un po' il volume di uscita. Benissimo, mi aggiungo anche, perché no, un leggero overdrive, giusto per dare un po' di bluesly, quindi l'overdrive lo metto esattamente prima di entrare nell'amplificatore. Eccomi qua, overdrive, vabbè, qua ne abbiamo veramente una sfilza quasi interminabile. Mi metto il Femural Ray, che sarebbe il Gen Ray, famosissimo. Anche qui abbiamo i controlli di questo tipo di overdrive. Se avessi scelto un fuzz, se avessi scelto un muff, un Pro Corato, ovviamente i controlli cambierebbero. Quindi in questo caso abbasso il gain, abbasso il level perché non lo voglio usare come boost. Sentiamo un po'. Faccio qualche altra regolazione, tiriamolo un po' più su il gain. Bene, posso scegliere infine di mettermi ad esempio un delay, un chorus, quindi vabbè, il delay io di solito lo metto prima del riverbero, quindi qui scelgo delay, qui anche qua ne abbiamo veramente molti. Quelli con la M tra parentesi significa che sono mono, quelli con ST significa che sono stereo. Ad esempio, in questo caso mi metto vediamo un po', potrei scegliermi un simple delay, molto semplice, eccolo qua. Entro dentro nella modifica del delay, quindi ovviamente posso scegliere in questo caso, come potete vedere, il mix, posso scegliere il feedback, quindi la durata del delay, il tono, se lo voglio più chiaro, più scuro, se lo voglio in sync oppure no con il tap tempo, sincronizzato come un quarto, un mezzo, un ottavo puntato. Naturalmente se disattivo il sync farà sì che sync note sparisce, mentre mi si attiva delay time, quindi andrò ad impostarlo in millisecondi. Lasciamolo pure con il sync attivo. Le trails invece mi permettono di far proseguire le code di riverbero anche quando l'effetto delay è spento. Benissimo, ed eccolo qui. Ecco, ora stiamo utilizzando però questi effetti compressore, overdrive, amp, cab, delay e riverbero tutti quanti sulla stessa riga. Attenzione bene, questa è una cosa importante da ricordarsi, che Quad Cortex e Quad Cortex Mini utilizzano dei processori dedicati per le due righe superiori, 1-2, e per le righe 3-4 inferiori. Vale a dire che se io inserisco effetti solamente sulle prime due righe, andrò a far lavorare solamente un processore, chiaro? Mentre sarebbe più utile, giusto per poter inserire anche più effetti ed evitare magari glitch o problemi appunto di overload,
ripartire, diciamo, gli effetti tra sopra e sotto in modo da far lavorare entrambi i DSP. Quindi in questo caso semplicemente ci prendiamo gli effetti, ad esempio delay e riverbero, li trasciniamo sotto. 1 e una 2. Ovviamente adesso se io suono sentirò il mio suono di prima, ma senza delay e senza riverbero. E la cosa è normale perché io entro da qui ed esco in multi-output. Devo dirgli invece di fare il famoso punto e a capo. È la stessa cosa che succede per esempio nei sistemi Line 6 Helix. Devo dirgli che quando il segnale arriva qui deve essere rimandato qui per poi proseguire. Quindi da qui seleziono e gli dico che invece di uscire deve andare nella riga numero 3. Benissimo, ora il segnale che arriva qui viene rispedito all'inizio della riga 3 e dovrebbe arrivare a delay a riverbero. Ora se io suono non sento nulla. Per quale motivo? Perché ovviamente devo dirgli di uscire da qualche uscita, quindi clicco qui e per esempio gli imposto multi output, vale a dire tutte le uscite disponibili, ed ecco che finalmente sento il mio suono. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie! Chiaramente non è finita qui, perché abbiamo altre 2 righe che non abbiamo utilizzato, riga 2 e riga 4, possono essere entrambe utilizzate o per altri strumenti oppure le possiamo utilizzare, perché no, per fare dei paralleli, ovvero mettere un effetto in parallelo con un altro. Ad esempio, supponiamo di avere un chorus, potrei scegliere di inserirlo qui, modulazioni, chorus, potrei scegliermi questo chorus CE2V che sarebbe il boss CE2, benissimo, però in questo caso il chorus si trova in serie a delay e riverbero, quindi equivale a collegare comunemente un pedalino uno in seguito all'altro. Se invece io lo trascino in basso, compare questa linea tratteggiata. Ora lo rilascio lì da qualche parte, vedete che in questo caso qui all'inizio c'è uno split, il segnale viene diviso per poi riunirsi qui. Bene, se premo e tengo premuto in uno punto libero di questa seconda linea, mi compare questa schermata qua dove posso andare ad impostare il punto di snodo, per esempio lo metto qui, e il punto di mix, praticamente dove va a riunirsi. Per esempio potrei fare una cosa di questo genere. Ok? Ora, in questo caso che cosa succede? Confermo, succede che il chorus viene messo in parallelo praticamente al segnale dry. Se prendo il delay e ce lo metto dentro lì, ecco che in questo caso avrò chorus e delay che sono in parallelo tra di loro e quindi non si influenzano. Naturalmente poi ci sono anche molte altre cose, possiamo per esempio collegare gli effetti in sidechain per fare robe anche molto più elaborate e anche sotto certi aspetti anche più intricate, però ovviamente non ne discutiamo qui io cerco di spiegarvi come funzionano le cose per capirci. Vediamo poi ad esempio se inserisco qualcosa di sbagliato e lo voglio eliminare. Ad esempio dopo il cabinet inserisco erroneamente un altro cabinet. Naturalmente questo è un errore grossolano perché non si è mai visto un cabinet in serie ad un altro cabinet. Quindi per eliminarlo è molto semplice, lo trascino in alto
a destra dove è comparsa questo rettangolo rosso che sarebbe il cestino. Lo rilascio ed ecco che il blocco è stato eliminato. La cosa interessante dei Quad Cortex e Quad Cortex Mini è che abbiamo anche la possibilità di fare undo e redo, ovvero tornare sui nostri passi. C'è infatti questa piccola simbolino qua di questa freccetta rotonda che ci dice torna indietro. Se io lo premo, ecco che il cabinet è tornato indietro, quindi posso continuare a tornare indietro a ritroso alle modifiche che ho fatto, mentre se vado avanti ecco che ripeto la modifica. Praticamente corrisponde per esempio con il computer a fare CTRL Z, ovvero annullo l'ultima operazione fatta oppure la ripristino. Molto utile quando vogliamo per esempio fare delle prove e vogliamo un attimo fare dei confronti o magari abbiamo sbagliato a fare qualcosa, ce ne vediamo pentiti, possiamo sempre tornare indietro. Bene, abbiamo fatto quindi il nostro preset. Come potete vedere c'è scritto un saved, non ha un nome e c'è un asterisco lì vicino. Questo significa che non è stato neanche salvato. Se io adesso spengo tutto o se salta l'energia elettrica perdo tutto il mio lavoro. Quindi clicco su questo dischetto che vedo qua in alto a destra e vado a salvarlo. Innanzitutto gli do un nome, lo chiamo ad esempio prova. Poi gli dico che preset è, potrebbe essere un preset per voce, per basso, per synth, quindi per tastiera oppure per chitarra. Non cambia nulla ai fini del suono, serve solo a me per identificare diciamo la categoria del preset e clicco su salva. Benissimo, ecco che il nostro preset è stato salvato su 1A. Andiamo a vedere un attimo dove si trova ed eccolo qui, My Preset 1A. Questi sono, come potete vedere, tutti i banchi, ne abbiamo tantissimi e poi naturalmente possiamo crearci anche altre cartelle che ne contengono altri tanti, quindi abbiamo in questo caso per esempio 64 banchi, ogni banco con 4 preset A, B, C, D, A, B, C, D, perché sarebbero gli 8 preset disponibili nel Quad Cortex che possiamo richiamare anche da qui. Quindi praticamente abbiamo la bellezza di 4 preset per 64 banchi in una lista, in una set list. Naturalmente se clicco qui su New Set List posso crearmi un'altra cartella in cui avrò altri 64 banchi con altri 8 preset ciascuno. Quindi voglio dire veramente un'infinità, abbiamo veramente tanta roba. Se dovessimo fare un calcolo di quanti preset totali può contenere c'è un limite, ma mi pare siano una roba tipo 2000 preset, nessuno li userà mai tutti, comunque era giusto per appunto farvi capire la capacità anche di memoria di questo prodotto. In questo caso io mi trovo dunque nel banco 1 preset 1, eccolo qui. Naturalmente poi dalla directory possiamo sempre spostare il preset in un altro banco, riposizionarlo, copia, incolla, caricarlo nel cloud oppure anche semplicemente rinominarlo. Facciamo tutto dalla directory. Bene, fin qua ci siamo, quindi diciamo che il nostro preset è fatto, suoniamo. Ora ovviamente dobbiamo anche capire come utilizzare il foot switch per gestirlo, quindi per accendere, spegnere effetti e quant'altro. Quindi torniamo un attimo sui preset di fabbrica, quindi factory preset, torniamo qui proprio sul primo preset 1A di fabbrica che mi servirà per spiegarvi come funzionano i vari foot switch. Innanzitutto però vi voglio mostrare quali sono le 3 modalità disponibili e anche la gig view. Allora, innanzitutto la gig view è la visualizzazione che ci torna utile quando siamo in live, perché diciamocelo, a meno che non dobbiamo fare editing in live non mi interessa niente vedere la catena dell'effetto, quindi praticamente io il mio preset me lo sono già fatto, non è che mi interessa vedere sta roba. In live mi interessa aver chiaro cosa fa ogni singolo foot switch. Ecco perché c'è la gig view. Per vedere la gig view è molto semplice, mi basta trascinare da sotto verso l'alto ed ecco che compaiono questi 4 quadratoni che corrispondono appunto alla pressione dei vari foot switch. Naturalmente per chiudere la gig view e tornare nella home mi basta sempre premere il pulsante in alto a destra. Quindi questo è importante perché
Perché? Perché poi vi mostrerò cosa si vede nella Gig View quando cambiamo le modalità. Quindi, parlando invece di modalità, ci troviamo in questo caso nella modalità preset, come vediamo scritto qua in alto. La modalità preset è quella più semplice, che ci permette dunque di sfogliare con i foot switch i vari preset presenti in questo banco. Se premo una volta B e D insieme, vado nella modalità scene. La modalità scene invece mi permette di cambiare la scena fino ad 8 di questo preset, quindi sono delle varianti, chiamiamole così, dello stesso preset, quindi non cambio preset, vado semplicemente a modificarlo. Se premo nuovamente vado in modalità stomp. La modalità stomp invece mi permette, proprio come se avessimo dei veri pedalini, andare a accendere e spegnere gli effetti singolarmente o magari anche un gruppo di effetti. Se premo un'altra volta questi due qui insieme, ritorno in modalità preset, quindi come potete vedere è rotativo: preset, scene e stomp. Attenzione, a dire il vero c'è anche una quarta modalità che si chiama modalità ibrida, hybrid mode. Ecco, questa naturalmente ci permette di dividere il Quad Cortex Mini in due modalità. Ad esempio potremmo decidere di volere sopra i preset e sotto gli stomp, o sopra le scene e sotto i preset, o sopra gli stomp e sotto le scene. Insomma, possiamo fare quello che vogliamo noi semplicemente utilizzando la hybrid mode. Non la vediamo qui per una questione di tempo, naturalmente è possibile accedervi dal menu a tendina dei global settings. In questo caso dunque siamo in modalità preset, quindi è molto semplice: premendo i vari pulsanti vado a richiamare i 4 preset che compongono questo banco. Se vado a vedere dalla Gig View, eccoli qui, come potete vedere, mi rappresenta anche con i colori dedicati quale preset ho attivo in questo momento. Molto semplice. Naturalmente posso anche cambiare banco, perché adesso in questo caso sono costretto al banco 1. Bene, per cambiare banco, sia che mi trovi nella Gig View sia che mi trovi nella Home, mi basta semplicemente tener premuto B e D o A e C se voglio avanzare di 1 o retrocedere di 1. Ad esempio, sono nell'1A, supponiamo che io voglia andare nel banco 3, quindi tengo premuto B e D. Ecco, ora sono in modalità selezione del banco. Come potete vedere sta lampeggiando, quindi se io continuo a premere B e D insieme, come vedete avanzo con il numero dei banchi 7A, 8A, 10A, oppure torno indietro selezionando invece A e C insieme. Dicevamo che voglio selezionarmi il 3A, eccolo qui. Posso anche scegliere invece un 3C, quindi invece di premere A seleziono C. Benissimo, ho selezionato 3C, confermo premendo di nuovo. Molto semplice, quindi in questa maniera qua mi permette, magari finché sto suonando, di prepararmi il preset di destinazione, quindi avanzo nel banco dedicato, seleziono il preset e quando lo premo per la seconda volta il preset diventa attivo. Se invece ho bisogno di avere dei preset subito lì, ovviamente utilizzo lo stesso e unico banco. Naturalmente sempre nella visualizzazione Gig, in questo caso è molto più chiaro, tengo premuto questi due qua per avanzare al 4, premo, vado avanti oppure torno indietro. Adesso torno sull'1A, benissimo, seleziono 1A, confermo e voilà, ecco che ora 1A è attivo. Bene, per quanto riguarda invece la modalità scene, quindi premiamo una volta questi due qua e siamo in modalità scene. Scene cosa significa? Significa che il preset è sempre quello, non usciamo mai da quel preset lì, ma il preset ci dà la possibilità di avere fino ad 8 varianti, quindi per esempio strofa, ritornello, assolo, tutto viene gestito all'interno dell'unico preset. Vi faccio vedere. In questo caso per esempio sono in modalità scene. Per capire che scena è attiva lo vediamo qua in alto dove c'è questa piccola A con lo sfondo giallo. Se tocco qui mi compare il menu con tutte le scene A1, B1, C1, D1. A2, B2, C2, D2. Queste sono le 8 scene che compongono questo preset.
Le scene possono fare di tutto, possono semplicemente accendere e spegnere effetti o possono anche cambiare i parametri dei singoli blocchi. Quindi con una scena io posso anche decidere di stravolgere completamente il suono. Per queste cose, che sono cose anche un po' più avanzate, sono cose anche che necessita tempo per spiegarle e capirle, io vi ricordo che ho realizzato una masterclass, quindi un corso completo su Quad Cortex, che naturalmente è valido al 100% anche per il Quad Cortex Mini. Se volete saperne di più vi invito ad andare sul mio sito robirocks.it, dove c'è l'area dedicata ai tutorial e ai corsi, trovate tutte le informazioni lì. Altrimenti vi ricordo che qui sul mio canale YouTube c'è la playlist dedicata ai tutorial per Quad Cortex, quindi troverete sicuramente materiale che riguarda Quad Cortex e che è sempre valido pari pari 1 a 1 anche per il Quad Cortex Mini. Quindi in questo caso posso selezionare le scene semplicemente toccando, oppure posso andare a selezionare le scene da qui: A, B, C e D. Lo vedo sempre dalla Gig View tirando su. Come potete vedere ora mi mostra le varie scene. Per esempio British 2203 era la nostra scena base, ovvero questa. Brit Governor cambia. MXOD più Doubler è un'altra scena ancora. Che cosa cambia a livello di preset? Come potete vedere cambiano i blocchi che sono attivi, i blocchi che sono spenti. E la cosa bella delle scene è che non c'è gap, non c'è lag. Diversamente dai preset, che cambiare preset ovviamente richiede del tempo alla macchina per chiudere, diciamo così, il vecchio preset e aprirne uno nuovo, quello di destinazione. Quindi c'è comunque un lasco di tempo che intercorre. Con le scene invece non c'è nessun gap, non c'è nessun buco e soprattutto le code di riverbero e di delay continuano se lo abbiamo impostato. Bene, come dicevamo però le scene sono 8, non sono solamente 4, ed ecco che entra in gioco la funzione delle pagine, pagina 1, pagina 2. Bene, allora guardiamolo per esempio dalla Gig View. Come potete vedere abbiamo le varie scene, che fra l'altro le posso anche selezionare così, e al di sotto c'è questo piccolo rettangolino che ci mostra la scena presente nella pagina 2. Posso andare nella pagina 2 ovviamente cliccando qui, però ovviamente capite che diventa scomodo in live chinarsi e toccare con il dito 1, 2, mentre è molto più facile premere e tenere premuto il pulsante B. Quindi praticamente questo pulsante qua ci permette di vedere le scene A1, B1, C1, D1 che corrispondono ad ABCD di Quad Cortex. Tengo premuto e vado in A2, B2, C2, D2 che corrispondono a EFGH di Quad Cortex. Quindi le 8 scene sono selezionabili a gruppi di 4 semplicemente cambiando pagina tenendo premuto questo. Veniamo ora alla modalità Stomp, quindi premo nuovamente per l'ultima volta questi due qui. La modalità Stomp, come vi dicevo, corrisponde ad accendere e spegnere singolarmente i singoli effetti, oppure potrei anche unirli insieme in modo da accenderli e spegnerli a gruppi. Quindi in questo caso quando premo per esempio 1 vedo che si accende e si spegne quel blocco lì, ma non so di preciso che effetto sia. Questo per esempio ok, probabilmente è un overdrive, come pure questo, quindi probabilmente abbiamo 3 overdrive, ma non so di preciso che cosa siano. Quindi ecco che in questo caso, soprattutto in live, mi torna molto utile la funzione Gig View. Quindi tiro di nuovo dal basso verso l'alto, entro nella Gig View ed ecco che vedo che questo qua mi accende e mi spegne il wah, questo mi accende e mi spegne il Classic OD, questo il Brit Governor e questo il Rodent Drive. Di nuovo abbiamo pagina 1, pagina 2, ci possiamo accedere tenendo premuto il pulsante in alto. Qui abbiamo il looper,
transpose, quindi praticamente il pitch shifter, multiple device, quindi qui accendo e spengo effetti multipli, mi dice anche quanti sono, ma non mi dice che cosa sono, e room, quindi questo sicuramente è il riverbero. Attenzione, in realtà è molto semplice, siamo sempre all'interno di questo preset, accendo e spengo gli effetti. Una cosa importante, naturalmente nella modalità scene e nella modalità stomp posso rinominare i vari blocchi giusto per poterli riconoscere. Ad esempio room, vado, clicco qui in alto, adesso magari questo è molto chiaro, lo spengo, si vede quel simbolo della matita, quindi clicco qua e invece di room lo chiamo reverbero, ad esempio. Ok, perfetto, ecco che ora diventa più chiaro. Vado nella pagina 1, magari invece di rodent drive, che sarebbe roditore, capisco che è un procorat, allora io qua mi scrivo procorat, perfetto, così so anche che cos'è. Chiaro? La stessa cosa per le scene, quindi vado in modalità preset, vado in modalità scene, posso rinominare le varie scene, tipo invece di Brit Governor potrei chiamarla strofa ritornello, quindi questo qua cancello tutto, la chiamo strofa e nelle scene posso darci anche un colore differente, tipo il viola. Eccolo lì che abbiamo strofa, ok? Naturalmente le scene possono essere spostate, possono essere copiate, tipo la strofa posso spostarla qua in cima, cliccando su queste due freccette qui, lui mi dice ok, dove la vuoi spostare? Sempre nella pagina 1, ok? Ma la voglio su questo pulsante qua, benissimo, tac, ed ecco che la strofa me l'ha spostata lì. Okay. Voglio copiare una scena, benissimo, per esempio voglio copiare questo qua, MX Doubler, clicco sul simbolino della copia e mi dice ok, dove la vuoi copiare? Nella pagina 1 o nella pagina 2? Lavoro sempre qui sulla pagina 1 per comodità e la voglio copiare qui, benissimo, ecco che ora ne ho due identiche, quindi come potete vedere è molto veloce il workflow, quindi praticamente la programmazione e l'utilizzo. C'è l'editor ovviamente da PC, che però secondo me, visto questo schermo touch a colori da 7 pollici molto grande, io con il Quad Cortex mi sono sempre abituato a lavorare da lì, quindi sì, esiste anche l'editor se vogliamo, però diciamo che non dico che sia inutile, non mi permetterei, ma insomma ha un utilizzo molto marginale perché praticamente si fa tutto da qua. Altre funzioni che riguardano i foot switch, naturalmente possiamo accedere al tuner, quindi all'accordatore, premendo una volta questi due qui insieme. Ecco che entriamo nell'accordatore e naturalmente usciamo premendo quello in alto a destra. Possiamo anche entrare nel menu del tap tempo, quindi premo e tengo premuto il pulsante in basso a destra, poi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ecco che vado a modificare il tempo. Ecco, naturalmente dopo un po' che non tocchiamo niente, come avete visto, il menu si chiude e ritorniamo nella schermata principale. Questo è molto utile perché se siamo in live entro, gli do il tempo e non devo preoccuparmi di uscire, si arrangia lui, dopo qualche secondo ritorna nella home. E il volume master generale dove si trova? In molti me lo chiedevano, è molto semplice, non abbiamo un pommellone come avviene nel Quad Cortex, ma abbiamo questi due pulsantini qua, più e meno, quindi vado ad alzare e abbassare il volume generale semplicemente premendo lì, oppure di nuovo posso andare a muoverlo con il dito alla stessa identica stregua. Ed infine, giusto per completare questa recensione, se è vero che facendo un trascinamento dal basso verso l'alto entro nella gig view utile per i live, è anche vero che se faccio il contrario dall'alto verso il basso entro nelle impostazioni degli ingressi e delle uscite. Qui posso andare a regolare i volumi di uscita, ad esempio delle uscite XLR, delle uscite jack, posso andare a controllare e configurare il send, il return, il pedale di espressione, calibrarlo e via dicendo. Posso controllare anche il livello di input 1
input 2 e anche il livello di cuffie oppure il livello in uscita USB. Quindi tutti i livelli, ingressi, uscite, sia analogici che digitali, li possiamo configurare da qui. E attenzione, tutto quello che facciamo di qui non c'è bisogno di salvare, perché ogni modifica che facciamo viene istantaneamente memorizzata e sarà globale per tutta quanta la pedaliera. Inoltre abbiamo anche un Global EQ qui in alto che ci permette appunto di attivare questo equalizzatore, eccolo qui, e anche questo è un equalizzatore globale che ci permette di andare a rifinire praticamente il segnale in uscita qualora per esempio ci troviamo ad avere un impianto differente da quello che abbiamo utilizzato per crearci i nostri suoni e quindi dobbiamo andare a compensare determinate differenze. Il Global EQ, come dice il nome, è globale, quindi è valido per tutta la macchina, per tutti i preset. Dunque ragazzi, che cosa dire di questo Quad Cortex Mini? Beh, innanzitutto parliamo subito del prezzo, perché è un po' quella cosa che ha fatto un po' suscitare un po' gli animi di molti. Allora, il Quad Cortex Mini ad oggi, febbraio 2026, viene venduto per 1.300 euro, che è un prezzo abbastanza impegnativo, soprattutto se pensiamo che il fratello maggiore, Quad Cortex, viene venduto sempre oggi, febbraio 2026, prezzo del nuovo 1.600 euro circa. Quindi praticamente il prezzo che differenzia questi due qua è di 300 euro. Bene. Naturalmente voglio ricordare che la differenza sta solamente nel numero di foot switch disponibili e naturalmente da come sono disposte gli ingressi e le uscite, che nel Quad Cortex, essendo ovviamente più ampio, ha anche una disposizione migliore secondo me. Qui naturalmente è tutto più compatto utilizzando anche ingressi multipli, però fondamentalmente è lo stesso. Quindi attenzione, hanno la stessa potenza di calcolo, hanno gli stessi suoni, gli stessi preset, lo stesso firmware, gli stessi aggiornamenti, cambia solo appunto la dimensione. Quindi sì, diciamo che ci troviamo di fronte ad un prezzo impegnativo e difatti il Quad Cortex Mini si posiziona su quella fascia di prezzo in cui troviamo per esempio una Fractal FM3, dove troviamo altri sistemi sui 1.300 euro. Quindi voglio dire per esempio un Camper Stage, forse quello costa un pochino di più, ma insomma siamo lì. Quindi praticamente ci troviamo sulla fascia dei prodotti di alta gamma di livello professionale. Quindi allora se devo dire qualcosa riguardo la qualità, riguardo alle possibilità, ai suoni, agli effetti, beh qua ragazzi ci troviamo di fronte a dei suoni veramente ottimi. Siamo comunque di fronte a un prodotto professionale, poi c'è chi preferisce uno, chi preferisce l'altro, ma comunque la qualità è indubbia, non è una cinesata questa, è un prodotto molto buono. Certo che allora che senso ha? Ecco, io personalmente credo che l'utilizzo del Quad Cortex Mini sia per esempio più indicato per quelli come me che ne fanno uso per esempio su desktop, su scrivania, dove per esempio io devo registrare dei tutorial, dove per esempio lavoro molto in studio perché preparo profili, preparo preset. Quindi ecco che magari avere un sistema più piccolo, più compatto, che ci sta comodo in scrivania, senza rinunciare alla potenza di calcolo e senza rinunciare naturalmente alle connessioni disponibili, è molto comodo. Ecco, naturalmente questo non significa che non lo posso utilizzare in live. Holland England ha anche fatto un video in cui lo prendeva a calci e a pedate e questo resiste. Infatti lo schermo del Mini pare essere molto più resistente rispetto al Quad Cortex. Naturalmente va da sé che questi prodotti sono prodotti delicati, sono prodotti costosi e sicuramente non mi metto a giocarci a calcio, però per dire che è molto robusto ed è indicato anche per un utilizzo live. Quindi sicuramente per chi non ha grandissime necessità dal punto di vista live o per chi suona in stanza, in casa o magari ha bisogno di un multi effetti da tenere sulla scrivania, perché ovviamente questo lo posso utilizzare anche per le
tastiere, quindi, o per la voce lo posso utilizzare, ecco che questo naturalmente diventa un compagno inseparabile e ci sta benissimo qui. Mentre magari in un contesto più grande ancora, in possibilità di fare concerti e avere tutto compatto, lì utilizzerò il Quad Cortex. Invece per uno che vuole integrare il tutto in una pedaliera più piccola, allora utilizzo il Nano. Sono vari praticamente prodotti pensati per vari utilizzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi qui sotto nei commenti. E io, prima di chiudere, voglio ringraziare The Live Sound per avermi inviato il Quad Cortex Mini, per averlo potuto provare e averlo recensito per voi. Vi ricordo che potete utilizzare il codice coupon RobyRocks, scritto tutto maiuscolo, tutto grande, come vedete qui sotto. Vi basta cliccare nel link che vedete in descrizione, verrete portati nella pagina di acquisto di Quad Cortex Mini, aggiungerlo al carrello e usare il codice coupon per avere appunto un piccolo sconto sul vostro acquisto. Spero che sia una cosa gradita. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. Inoltre, visto che si parla di digitale e di Quad Cortex, fate un salto anche sul mio sito robyrocks.it, dove trovate i profili che io realizzo, i preset, gli impulse response e quant'altro. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!